Mi sono chiesto, ma come si passa da una mini base così a una mini pronto gara così? Oggi lo scopriamo insieme. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e bentornati su 98 megapixel. Oggi, come vi ho detto prima, iniziamo una nuova serie di video molto semplici, molto brevi, dedicati a chi sta iniziando col mondo delle Mini 4VD. Video che spiegano come costruire un anteriore o un posteriore o come settare la macchina. Insomma, quella serie di video brevi che aiuta chiunque a entrare in pista. Detto questo, via con la sigla! Prima di iniziare col video, io ti invito come al solito a iscriverti al canale, lasciare un bel like e commentare. In questo modo mi aiuti veramente un sacco con l'algoritmo di YouTube che ultimamente sta facendo un po' i capricci. Qua sotto in descrizione, inoltre, trovi il link per il mio profilo Instagram, mi trovi sempre come 98 megapixel. Su Instagram praticamente posto quasi tutti i giorni, vi aggiorno e quindi se ti va di seguirmi a me fa piacere. E anche il link per il gruppo Telegram, che ho aperto da poco, è il gruppo Telegram ufficiale di 98 megapixel, nel quale sei assolutamente invitato ad entrare. Ma adesso basta con le chiacchiere e iniziamo col video. Do per scontato che avete appena finito di montare la vostra Mini, avete seguito il manuale, la vostra Mini è pronta. E più o meno assomiglierà a una cosa del genere, quindi roller in plastica, nessun freno, motore da scatola. Chiaramente messa in pista non sarà mai competitiva come quella degli altri, e ci sta, siete agli inizi. Ma dobbiamo iniziare a modificarla. Partiamo dal davanti. Il video di oggi sarà dedicato al montaggio dell'anteriore. Di conseguenza, spostiamoci sul tavolo da lavoro. Ok, vi ho preparato tutto il materiale che ci serve. Partiamo dalle fibre. Potete usare un po' quella che vi pare. Allora, questa qua è un anteriore dell'MA o della R o dell'FMA mi pare, se no c'è anche questo come anteriore, se no c'è chiaramente il baffo definito a banana, che è questo qua. Capite un po' voi qual è che vi piace di più. Vanno tutti bene, questi qua sono in FRP, potete usare anche quelli in carbon, dipende però dal regolamento che seguite. Premessa. Questo setup va bene per la B-Max e categoria affini. Per la T-Mec faremo un video a parte nel quale si utilizzeranno soltanto roller in plastica. Mi fate sapere se vi può piacere questo tipo di format e nel caso ve lo porto. Poi, dopo le fibre ci serviranno 2 viti da 3. Sconsiglio di utilizzare quelle più piccole da 2,5 perché sono troppo corte. Secondo me quelle da 3 è un ottimo compromesso. 2 dadini piccoli. 2 rondelle tagliate. Se avete gli autobloccanti potete sostituire dadini e rondelle tagliate con gli autobloccanti. 2 rondelle larghe. Il setup che io consiglio per chi inizia sono le clessidre, quindi abbiamo 2 clessidre normali da 13, 12-13, 12 sopra, 13 sotto, con i loro cuscinetti e le loro rondelle. Mi raccomando, queste rondelle qua sono particolari, non fate come qualcuno che mi è capitato negli anni e che le abbia mischiate a tutte le altre rondelle, tenetele da parte. In più, sopra le clessidre monteremo 2 stabilizzatori, quindi avremo bisogno di 2 spacer, questo qua è il medio, e 2 dischetti stabilizzatori. Io chiaramente li ho presi blu, questi qua sono quelli da 11, così che praticamente avremo in ordine 13, 12 e 11. I dischetti stabilizzatori, per essere utilizzati nel modo corretto, richiedono questa rondella stellata, vogliamo chiamarla così. Questa rondella stellata si trova nel kit degli stabilizzatori. Iniziamo il montaggio. Prenderò a random l'FRP dell'MA. Diciamo che è uno dei telai che io consiglio per chi inizia, quindi va bene. Ora, importante, ci sono vari fori. Non tutti sono uguali, vedete che sono a distanze diverse. Questo qua è per il 9, questo è per l'11, questo è per il 13 e questo per il 19, a seconda del roller che montiamo. Noi quindi abbiamo clessidre da 13, le monteremo in questo foro qua. Prendiamo la nostra vite. La prima cosa che montiamo è la rondella grande, la facciamo passare e la portiamo fino in fondo. Dopodiché prendiamo la nostra FRP e la infiliamo. In questo modo, cosa succede? Che la rondella andrà a contatto con la fibra. Qual è lo scopo di questa cosa? È che così la base d'appoggio della vite e poi ovviamente del roller che avremo sopra sarà larga, eviterà di spaccare il foro. A questo punto si monta la clessidra come da istruzioni, quindi rondella che io chiamo panuozzo perché mi piace, cuscinetto piccolissimo delle clessidre, spacer della clessidra,
o tubino, clessidra vera e propria, che lo andremo a incastrare, altro cuscinetto della clessidra e panuozzo. Ok, mi raccomando, in tutto questo tenete un bellissimo dito piazzato sotto la vite, se no vi si smonta tutto. A questo punto prendiamo il nostro spacer, la nostra rondella stellata, il nostro dischetto stabilizzatore. Come potete vedere c'è tanto spazio sopra, ok? Perché? Perché se vedete che la mini è troppo instabile, potete mettere un altro spacer e alzarla, perché chiaramente in pista, a seconda di come prendete le curve, andrà aggiustata. Dopodiché prendiamo la nostra rondella tagliata, il nostro dadino, e lo andiamo a fissare. In che modo quindi andiamo a fissare? Tenete bloccato con la chiave sopra, sotto avvitate, stringiamo fino a portare a battuta. Quando sentiamo una piccola resistenza ci fermiamo, non stringiamo troppo, perché sennò cosa succede? Che uno, andiamo a sfondare la testa della vite, secondo, il cuscinetto potrebbe non muoversi. Quello che è fondamentale chiaramente è che la vite non si muova, vedete che è bella ferma. La clessidra è libera di scorrere e qua sopra c'è dello spazio. Ora, da regolamento, questa parte qua che sbuca al momento non è valida. Come facciamo? Prendiamo una pallina, ce ne sono un sacco di colori come potete vedere, e la andiamo ad avvitare sopra. Si chiamano palline stabilizzatrici generalmente. In questo modo la vite sarà coperta e nel caso in cui la mini si ribalta in pista oppure qualcuno afferra la mini da sopra, evita di sfondarsi un dito con la vostra vite che avete lasciato scoperta. Ora dobbiamo andare a creare la stessa cosa dall'altra parte. Piccola nota, le clessidre 12-13, come potete vedere la parte sotto, quella che è liscia totalmente, è da 13, quella che è sopra è da 12. Ora, ci sono varie strategie di setup, generalmente io per iniziare ve la faccio montare col 13 sotto. Poi in pista potete fare delle prove, potete provare a ribaltarla mettendo il 13 sopra e vedere cosa cambia a livello di setup. Alcune volte va meglio, altre va peggio. Ok, ed eccoci quindi col nostro anteriore montato. Non fate conto che è leggermente storto in ripresa, ma perché ho la lente che è un grandangolare e purtroppo un pochino la deforma, in verità è dritto, ve lo garantisco. Ora noi possiamo prendere il nostro telaio, questo qua è una MA, ma ripeto ragazzi, montate quello che volete, e praticamente come potete vedere abbiamo un sacco di fori disponibili ancora. Ora possiamo direttamente montare il nostro baffo direttamente sulla macchina, oppure sotto di esso, se vogliamo aumentare i gradi, ci sono questi inclinatori qua. Questi inclinatori qua sono in plastica, sono sempre rossi, quindi li trovate abbastanza facilmente. E come potete vedere hanno, spero che sia dalla ripresa, dei tondini qua sopra, dei marker. Praticamente sono un tondino, 2 tondini o 3 tondini. Questi indicano i gradi, quindi in questo caso ce ne sono 2, è un 2 gradi. Come si montano? I tondini vanno sempre verso il telaio, perché sennò diminuite i gradi, invece noi li dobbiamo aumentare. Lo posizionate e come potete vedere centra perfettamente i fori della fibra, lasciando però liberi quelli dove abbiamo montato le nostre viti. Di conseguenza è facile da montare e smontare. In questo modo cosa facciamo? Prendiamo 2 viti, li posizioniamo nei nostri fori, ci mettiamo possibilmente le dita sopra così che non ci scappano, posizioniamo il nostro inclinatore con i fori verso l'interno, dopodiché lo andiamo a posizionare sul nostro telaio. Come potete vedere i fori coincidono e si avvita tutto perfettamente. Ora non ve lo sto avvitare perché penso che siamo tutti capaci di avvitare una vite. Comunque, come potete vedere, in questo modo il nostro anteriore è pronto. Mettete caso che invece avete da sotto, quindi montate qua, le saponette, che sono quei dischetti che vi farò vedere in un prossimo video per l'anteriore, o un freno, semplicemente cosa fate? Mettete delle viti più lunghe che passano da sotto, partono da sotto, vengono su e qua le fissate con degli autobloccanti. Sarà ancora più semplice perché avrete soltanto da svitare 2 dadini e potrete togliere il vostro anteriore, potrete avere anteriori diversi con setup diversi, roller diversi, o diminuire o aumentare i gradi. Tutto molto semplice. Bene, spero che questo video ti sia stato utile. Se è così, magari lasciami un like e un commento, oppure se hai domande, scrivimele qua sotto nei commenti che mi fa assolutamente piacere risponderti. Se ti va, puoi anche fare le stesse domande anche nel gruppo Telegram. Ci sono un sacco di ragazzi che corrono con le Mini 4VD come me, che sono pronti per aiutarti. Detto questo, se già non l'hai fatto, io ti invito come al solito a iscriverti al canale e lasciare un like. In questo modo, ripeto, l'algoritmo di YouTube è felice e magari condivide anche un pochino di più il mio video. E detto questo, noi ci vediamo lunedì prossimo alle 18 con un nuovo video. Ciao!